Oltre 1 milione di persone l'hanno vista e finalmente è arrivato il momento di mettere mano alla nostra beretta disagio. In questo video facciamo il punto della situazione e vediamo esattamente le condizioni dell'arma, ma capiamo assieme anche come è fatta e come funziona. Ve l'abbiamo fatta vedere in un paio di short che hanno avuto molto successo. Ora è arrivato il momento di iniziare il lavoro di restauro. Prima che liberalizzassero il 9 Luger, l'unico modo di avere una beretta serie 92 sul mercato italiano era comprare una 98 in 9x21. Tra la 98 e la 92 l'unica differenza sono i 2 mm in più di profondità di camera per accogliere il 9x21. Essendo la 92 il progetto originario e la 98 la derivata, è corretto chiamare anche la 98 beretta serie 92. Molto probabilmente al termine del progetto prenderemo anche a lei una canna in 9 Luger per uniformarla al calibro delle altre armi. Ma prima di parlare di questo specifico esemplare andiamo a vedere un po' come funziona e come è fatto proprio il modello serie 92. Ce l'abbiamo qui tutta smontata ed è un'ottima occasione per vederla come non la vede nessuno, pezzo per pezzo. La pistola la conoscono quasi tutti, canna scoperta e sicura batticane sul carrello. Canna e carrello sono in acciaio, mentre il fusto è in lega d'alluminio. Tutte le altre parti meccaniche sono in acciaio. A seconda degli anni possono essere ricavate dal pieno, stampate, fuse in cera persa o in metal injection molding. In questa pistola non vedo largo uso di MIM, infatti l'hold open mi sembra fuso in cera persa. Si vede dalla finitura rugosa della parte interna, non macchinata ma priva di punti di iniezione tipici del MIM. Il blocchetto sembra ancora uno di quelli forgiati, mentre alcune minuterie sono già in plastica, come lo sgancio caricatore, l'attacco correggiolo e il grilletto. Cosa tipica delle versioni più moderne, cadute vittima del cost engineering. Infatti il grilletto l'ho già cambiato con uno completamente in acciaio. Per capire come è fatta una pistola dobbiamo prima capire cos'è e perché è costruita in quel modo. Una pistola di per sé è tre cose in una. Un sistema di lancio, perché il suo scopo principale è quello di lanciare un proiettile al di fuori della canna. Un sistema di funzionamento, perché deve scattare, percuotere, rincolare e richiudere, in gergo ciclare, per camerare un'altra munizione. Ma è anche un sistema di contenimento delle energie, perché ogni colpo che spariamo genera una grossa quantità di energia che noi dobbiamo contenere all'interno della pistola e direzionare dietro la palla. Se volete vedere i danni che possono creare queste energie, abbiamo fatto 3 video sull'argomento, li trovate sul canale nella playlist B per balistica. Con un calibro 9 mm, Luger o IMI che sia, le pressioni di esercizio sono intorno ai 2000 bar, eccessivi per un sistema di funzionamento a massa che contiene l'energia della munizione nel tempo di canna solo grazie al carico delle molle e alla massa dell'otturatore, ed è necessario usare un sistema meccanico dinamico per tenere canna e carrello chiusi mentre la palla percorre la canna. Abbiamo spiegato che cosa sono i sistemi di chiusura in questo video. Nella beretta tutto questo è fatto grazie a lui, il blocchetto oscillante. Il blocchetto è agganciato alla canna e quando la pistola è chiusa in condizioni di fuoco si incastra in questi due recessi, tenendo solidali canna e carrello per tutto il tempo in cui la palla percorre la canna. La palla, uscendo dalla canna, si porta dietro tanta pressione e spinge indietro l'insieme canna e carrello. Un puntone impatta nel fusto facendo scendere il blocchetto e liberando il carrello, che è libero di completare il suo ciclo, espellendo il bossolo esausto e camerando una nuova munizione. Questo sistema con il blocchetto lo troviamo anche in un'altra pistola molto famosa nata qualche decennio prima. Scrivetemi nei commenti secondo voi di che pistola si tratta. Non avendo necessità di lunette o ramponi nella zona superiore del carrello, consente di avere due particolarità che la rendono molto affidabile. Primo, la canna compie un solo movimento, quello di arretramento, limitando le dispersioni di energia e ottimizzandone il funzionamento, a differenza di altri sistemi in cui la canna deve o scendere o ruotare. Secondo, non avere una finestra di espulsione vera e propria grazie al carrello aperto la rende una delle pistole con meno problemi di espulsione anche in caso di munizioni a bassa energia. La somma di queste due caratteristiche fa di lei una delle pistole più affidabili che siano mai state
state costruite. La leggenda metropolitana sulla fragilità del carrello, che si spezzerebbe come niente nel punto in cui le pareti si assottigliano per lasciare spazio a blocchetto, va molto ridimensionata. È un'eventualità possibile nel caso di un uso intensivo dell'arma con munizioni ad alta energia, e negli anni è stata comunque prevista una sicurezza. La testa del perno del cane, questo, è stata aumentata di diametro, in modo che se il carrello dovesse mai spezzarsi verrebbe trattenuto, evitando di finire in faccia al tiratore. In oltre 20 anni di lavoro sulle armi io non ne ho mai vista una rotta in quel punto, anche perché per rompere due longheroni da 14 x 3 mm di acciaio cromolibdeno ti devi proprio impegnare. Se avete ancora dubbi potete sempre comprarvi quelle col carrello Brigadier. Come scatto la pistola è una normalissima azione mista, cioè singola e doppia azione con abbattecane automatico. Un po' anacronistico il posizionamento della leva della sicura abbattecane sul carrello, che per un uso più avanzato, secondo molti, ha più svantaggi che vantaggi, perché potrebbe essere inserita involontariamente durante lo scarrellamento o la risoluzione di un inceppamento. La tendenza attuale è quella ormai di mettere la sicura e l'eventuale abbattecane sul fusto, come si usa con l'impugnatura moderna, con il pollice che lascia lo spazio alla mano debole, per favorire il grip belt tanto caro agli americani. Il funzionamento esatto delle sicure e della meccanica dello scatto lo vedremo durante il rimontaggio. Ora diamo un'occhiata alle condizioni di questo specifico esemplare, la nostra beretta disagio. Oltre 1 milione di persone l'hanno vista e molti mi hanno chiesto quando avrei ripreso in mano il progetto. Per chi non lo sapesse, avere a che fare con le armi è il mio lavoro. Progetto e costruisco armi da competizione e mi occupo anche di messa a punto e riparazione su armi commerciali. Anche per questo non riesco a seguire il canale e i video tanto quanto vorrei. Chi vuol vedere un po' dei miei lavori trova aggiornamenti quotidiani e post di approfondimento sulla mia pagina Instagram. Questa beretta l'ho comprata ormai 2 anni fa da una guardia giurata che l'aveva un po' maltrattata. Canna e carrello hanno un po' di ruggine superficiale, ma per fortuna non ha ancora fatto buchi. La canna è facile che faccia ruggine, un po' perché è scoperta, un po' perché è solamente brunita. Il carrello meno, perché ha la finitura Bruniton che lo protegge. Tutta la meccanica era molto sporca, con un mix di morchie composte da olio e residui di porto impastati assieme. Elementi tipici, appunto, del porto quotidiano, unito alla mancanza di manutenzione. Ma la parte messa peggio è il fusto, dove nelle zone di impugnatura l'anodizzazione si è bucata e l'alluminio ha iniziato a spogliarsi. Per il resto la pistola non è messa male, non ha sparato molti colpi, si vede dalle guide praticamente nuove, e la cromatura interna della canna ha preservato bene le rigature. E ora il dubbio. Chiedo anche a voi, come la facciamo? Faccio un restauro conservativo andando a riprenderla per portarla il più possibile allo stato originario, chiaramente perdendo buona parte degli zigrini sulla parte anteriore e posteriore dell'impugnatura, oppure, scelta che io preferisco, sfrutta il fatto di avere un'impugnatura rovinata per creare una special, andando a riprofilare e aggiornare l'impugnatura come quelle moderne, montando qualche pezzo custom come le sicure tipo G, il cane match e il nuovo grilletto, e dandole una finitura di un colore più moderno come un grigio opaco o un bronzo scuro. Quindi facciamo un lavoro conservativo o migliorativo? Prossimi step: appena riuscirò la porterò a metallo vivo, rimuovendo tutte le finiture per verificare lo stato effettivo dei materiali. Farò una serie di storie su Instagram con gli aggiornamenti in tempo reale. Scrivete nei commenti sia il modello della progenitrice che come vi piacerebbe vederla finita. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere mettendo un like e commentando. Iscrivetevi al canale per non perdervi le altre puntate. Per ora, thanks for watching, un saluto, Guido! Azione. Canna e carrello hanno un po' di Camera, azione. un grigio opaco, un bronzo scuro. Come un grigio scuro, come un grigio scuro o un bronzo opaco. No. Grigio opaco o bronzo scuro. Esatto, quello era.